Di solito non faccio questi video in cui parlo di aggiornamenti, ma in questo caso particolare ci sono delle funzioni molto interessanti e dopo che me le ha segnalate un mio studente della masterclass, e se non sei iscritto guarda la masterclass Dominatori del Cielo nel link in descrizione, dopo che me ne ha parlato un mio studente nel gruppo riservato su Telegram, allora sono andato a vedere questo aggiornamento, a installarlo sul mio Mavic 3 Cine e adesso andiamo a provarlo e a vedere cosa è cambiato. Ciao raga e benvenuti all'interno di questo video. Io sono Dall'Alto Simone, videomaker di professione ed esperto anche nelle riprese con il drone. Su questo canale pubblico consigli per videomaker e piloti di droni, oltre ai video che svolgo durante i miei trekking, i miei viaggi e le mie passioni. Se ti interessano questi argomenti, allora iscriviti al canale e vienimi a seguire anche sugli altri social. Detto questo, iniziamo subito con l'argomento di questo video. Decollo e vi faccio vedere l'on point virtuale in realtà aumentata. Vado a iniziare la registrazione dello schermo e vi faccio vedere la funzione dell'on point virtuale. Adesso dovrebbe essere già stato salvato, allontano il drone, poi mi ruoto nella mia direzione e come vedete sullo schermo è apparsa una H proprio in corrispondenza del mio punto. Adesso provo a alzarmi, allontanarmi un po'. Vedete che sono qui a Lucca, qui c'è l'acquedotto del Nottolini e nel mio punto c'è una H che si sposta sullo schermo in base al punto in cui ruoto la telecamera. Come vedete si sposta in base al mio punto. Adesso saliamo un po' e vedete che appunto la H rimane nel mio punto. Molto interessante questa cosa perché ci dà una chiara indicazione di dov'è il punto di decollo in tempo reale direttamente sullo schermo. Questa è una cosa interessante devo dire, perché quando si ruota ci si allontana a volte ruotando il drone, anche se l'abbiamo a vista è difficile capire come rientrare direttamente senza perdere tempo a girottolare. In più c'è il ritorno all'on point attraverso la visualizzazione di un percorso virtuale. Proviamo adesso a rientrare, vediamo prima la impostazione di bypass elegante, mappa radar, RTH ottimale, altitudine 35. Vediamo come rientra alla base con il percorso di rientro in realtà aumentata. Return to home. Come puoi vedere è visualizzato sullo schermo una striscia verde che è il percorso in realtà aumentata che sta facendo il drone. Si vede proprio il percorso orizzontale e discendente fino all'arrivo al landing automatico. Adesso lo interrompo e mi allontano nuovamente. Queste sono le due funzioni principali della realtà aumentata applicata all'on point e al ritorno automatico. Adesso invece vi faccio vedere una funzione che è relativa alla fotocamera. È stata aggiunta la guida all'inquadratura con diversi formati. Come puoi vedere ci sono diversi formati, dal Cinescope al panoramico al 16 noni, schermo intero 4 terzi, quadrato, verticale 9/16.
vediamo per esempio il 4/3 che ci dà una griglia all'interno della visualizzazione video, una griglia che ci fa vedere sia le guide che il formato e l'aspect ratio per pubblicare su diversi dispositivi. Questo per esempio è il 4/3 orizzontale, ma c'è per esempio il quadrato, per esempio per Instagram. Se volessi fare un video delle foto per il formato Instagram quadrato, questa è la griglia apposta. Se no c'è anche per il 9/16 verticale, vedete che croppa molto all'interno dell'inquadratura, ma io ho una chiara visuale di ciò che sto riprendendo per poi andare a tagliarlo e poterlo pubblicare su Instagram con l'inquadratura che avevo deciso in fase di registrazione grazie alle griglie. Naturalmente ricordo che per pubblicare in questo formato senza perdere qualità bisognerebbe registrare almeno in 4K o in 5K in modo poi da andare a croppare e avere comunque una risoluzione e un formato ideale per magari pubblicare in 9/16, quindi utile queste griglie, ma ricordiamoci che il drone registra in orizzontale e andando a croppare si perde risoluzione, si perde pixel e quindi bisogna aumentare dal 1080p al 4K o al 5K con conseguente peso maggiore dei file registrati. Un'altra cosa che è stata migliorata, come avete sentito, è anche l'audio del radiocomando ha migliorato le informazioni che vengono dette. Un'altra funzione molto interessante invece è la possibilità di visualizzare la visuale delle fotocamere dei sensori anticollisione. Cioè, se io vado in questo modo a scorrere, scorro attraverso le diverse visualizzazioni, vedi? Scorro il dito orizzontalmente e scorro tra mappa, bussola e questa visuale che vi faccio vedere è la visuale che vedono i sensori anticollisione, che non sono altro che fotocamere, che sono telecamere, vedi? Vedo, questa è a sinistra davanti, destra davanti, dietro e davanti. Cioè sinistra, destra, dietro e davanti, ok? Sono in pratica le telecamere anticollisione, sono queste che fanno sì che il drone non vada a sbattere verso gli ostacoli. Adesso mi abbasso, vado verso l'albero, vi faccio vedere il sensore anticollisione che stavamo vedendo prima. È questo che ci appare come un radar rosso e giallo. Questo suono che si sente e il radar, vedi, giallo in alto, giallo e rosso, è questa telecamera. È questa telecamera qui che ci sta dicendo attenzione perché c'è un ostacolo lì davanti. È questa telecamera che ci dà la possibilità di vedere quello che vede l'anticollisione. E sto vedendo anche che in base a dove si sposta il drone cambia l'inquadratura in questa modalità, cioè io posso vedere effettivamente la direzione in cui si sta spostando il drone, cosa vede la telecamera anticollisione. In base a dove mi sposto cambia l'inquadratura dei sensori anticollisione. Molto interessante, anche se lo trovo abbastanza poco utile nella maggior parte delle situazioni operative reali, però se non funziona più la telecamera frontale io potrei switchare alla telecamera dei sensori anticollisione e poter gestire il drone anche se non vedo nulla dalla telecamera frontale. Può essere una cosa interessante, può essere inutile, intanto l'hanno messa e noi l'abbiamo provata.
Adesso proviamo a vedere, se vado al di là dell'acquedotto, come viene gestito il return to home e il percorso virtuale che viene gestito in realtà aumentata. Adesso mi sono portato al di là dell'acquedotto e voglio vedere come viene gestito il return to home in questo caso. Andiamo a vedere, sempre facendo attenzione a dove sta andando il drone. Return to home. Vedi? Vedi dallo schermo che viene visualizzato il percorso in alto, in verticale, in realtà aumentata, e poi l'atterraggio. Landing. Molto interessante, molto interessante. E questo ci dà una chiara visualizzazione di dove sta andando il drone, in modo da essere sicuri che non vada a sbattere sugli ostacoli. Adesso atterro e terminiamo il video. Landing. Bene raga, queste erano le funzionalità principali che sono state introdotte da questo aggiornamento del Mavic 3. Adesso devo andare a lavorare, quindi terminiamo qui il video e anzi vi faccio vedere un pezzettino di quello che faccio oggi pomeriggio. Vado a fare un'ispezione termica con il Matrice 210. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande fatemele nei commenti. E vi ricordo che se volete approfondire quello che è l'utilizzo del drone con tecniche video fotografiche, pilotaggio e anche opportunità di lavoro e entrare nella community privata di Dominatori del Cielo, la mia masterclass, trovate il link nella descrizione. Con questo concludo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.